Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul nostro canale. Anche oggi siamo alle prese con il nostro motore. Mi sono un po' portato avanti, chi mi sta seguendo ha visto che sto facendo un po' di elementi facili che ho deciso di completare offline, eccoli tutti qua, per il semplice fatto che avremo affrontato comunque gli stessi argomenti già affrontati in precedenza, per cui non volevo tediarvi con il continuo rifacimento delle stesse cose, anche se lavorare in FreeCAD è fondamentalmente il ripetersi di tante operazioni simili. Di conseguenza, adesso ci dedichiamo a questo assemblato. Eccolo qua, ve lo mostro. Ok, vediamo che sia quello giusto. Cylinder Pipping Entry PDF. Voglio andare a realizzare tutti gli elementi che lo compongono e poi ottenere questo oggetto. Se noi andiamo a vedere, vedremo che all'interno di questo assemblato ci sono 1, 2, 3 elementi. Questi 3 elementi di base, cioè questo, sono tutti molto simili. Quindi io partirei a lavorare il cylinder, scusate il mio inglese, pipping, piping, tube, glance, packing, ok, insomma sta a fare, per poi andare a ottenere gli altri due in maniera anche abbastanza furbetta. Quindi andiamo qua, abbiamo detto che questo è il cylinder pipping tube glance, andiamo a cercarlo, eccolo qua, quindi tasto F2, copia sul nome per semplicità, questo ce lo leviamo dai maroni, ci facciamo un ingrandimento qua in parte per poter vedere bene come stiamo lavorando e cominciamo. Quindi creiamo un nuovo elemento, visualizziamo l'origine degli assi e salviamolo con il nome corretto. Incolla e salva. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è questa figura. Questa figura, come vedete, non può essere ottenuta dall'unione di forme, quindi questa figura noi dovremo andarla a realizzare tramite uno sketch. Andiamo nell'ambiente Sketcher e premiamo questo tasto per creare un nuovo sketch. Piano XY ci sta bene, ecco che abbiamo una griglia. Bene, cos'è uno sketch? Uno sketch è un disegno che si fa creandosi dei vincoli. I vincoli automaticamente vanno a bloccare le caratteristiche degli elementi disegnati. Quindi noi partiamo dal creare 3 circonferenze raggio 6, 10 e 6. Per fare questo creiamo 3 circonferenze casuali. 1, 2 e 3. Diamo ad esse un vincolo sulla dimensione, quindi raggio 6, raggio 6 e raggio 10. Ok, ora diamo ad esse un vincolo sulla distanza prima in y poi in x tra i centri delle circonferenze, quindi distanza in y, vedete adesso mi dice sono distanti 4,89 mm, no, io li voglio distanti 0 ed ecco che li allinea sulla stessa linea. Stesso discorso lo faccio per loro due e quindi 0. Ok, ora devo vincolare la distanza in x, 16 mm. Andiamo a vincolarla, 16, 16, cioè punto punto 16, ok, e vedete che è vincolata. Ora stesso discorso tra qua e qua, 16, ok. Ora noi già qua possiamo effettuare il nostro disegno. Man mano che avanziamo, visto che è facile commettere un errore
con gli sketch salviamo il nostro disegno. Ora creiamo le linee laterali. Come le vincoliamo? Le vincoliamo in tangenza, quindi questo tastino qua crea un vincolo di tangenza tra chi? Tra la riga e il cerchio, tra la riga e il cerchio. Vedete che qua mi si pone un vincolo di tangenza. Stesso discorso lo farò qua. Tangenza, 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 tangenza. Ora vado a tagliare, taglio un bordo nel punto specificato. Premendo qua lui mi taglierà la riga in eccedenza tra dove premo e il primo punto di contatto con un altro elemento. Vedete, idem, di qua e di qua. Viene a mancare però, per esempio qua, l'elemento di tangenza. Ce ne occuperemo dopo. Riga, riga, vincolo di tangenza, come mai non me lo fa? Adesso lo vediamo un secondo. Facciamo un vincolo di tangenza tra questo e questo, e tra questo e questo. Non me lo fa, come mai? Ah, cliccare qui contiene dei vincoli in conflitto, quindi torniamo indietro, torniamo indietro, torniamo indietro. Continua a dirmi che ci sono dei vincoli in conflitto. Allora, io qua sono tornato indietro fino a che non ho più vincoli in conflitto. Torno a tagliare uno per volta. Allora, lo schizzo rimuove automaticamente i vincoli ridondanti. Non me lo fa. Vado a ricreare le tangenze e vedete che mi viene a meno il vincolo in conflitto. Questo perché? Perché tagliando una riga può venire a meno la tangenza. Perfetto. Ok, non abbiamo più vincoli in conflitto. Creiamo un'altra riga. Trovo l'ambiente sketch molto antipatico, vi dico la verità. Vado a creare i vincoli di tangenza. Ok, e vado a eliminare le parti in eccedenza. Ora, come vedete, ho la parte interna delle circonferenze in esubero. Quindi noi cosa possiamo fare? Possiamo provare a cancellarle così, ma normalmente non avviene. Allora andiamo a crearci degli archi sovrascritti ai precedenti cerchi, quindi arco, centro dell'arco, raggio e fine dell'arco. Poi vado a selezionare la circonferenza, col tasto cancella vado a cancellare. Vedete che rimane solo l'arco. Attenzione però perché non è così facile. Stesso discorso, arco, prendo il centro, vado a selezionare il punto sfruttando lo snap, ossia l'aggancio del mouse al punto precedente. No, è uscito male. Ah, perché ho fatto un cerchio, scusate. Arco, centro, snap sul punto e snap sull'altro punto. Stesso discorso, centro, snap sul punto. Quando dico snap vuol dire che il mouse si aggancia al punto che diventa giallo. Centro, snap e snap. Tasto destro per uscire dal comando, seleziono questa circonferenza e seleziono questa circonferenza. Bene,
schizzo sottovincolato con 20 gradi di libertà, vuol dire che questo schizzo si può muovere come cavolo ne voglia lui. Andiamo a vedere i nostri vari punti. Bene, sembra che i punti siano chiusi. Andiamo ora a dare un vincolo di tangenza tra questo e questo. 19 gradi, vedete che cambiano i vincoli tra questo e questo, tra questo e questo, tra questo e questo, tra questo e questo. 14 gradi, vedete, 13 gradi. Bene, abbiamo 12 gradi di libertà, sono ancora tanti. Andiamo a vincolare i nostri, mettiamolo a 6, i nostri raggi. 11 gradi, mettiamolo a 6, mettiamolo a 10, mettiamolo a 10. 8 gradi di libertà. Andiamo a vincolare la lunghezza di queste righe. Vedete come cambiano i gradi di libertà? Facciamo un salva. Abbiamo ancora 4 gradi di libertà. In base a cosa li abbiamo questi 4 gradi? Forse in base all'angolo tra questa e questa, che deve essere fisso, e tra questa e questa. Perfetto. E anche tra questa e questa. Annulliamo. 3 gradi di libertà. Vediamo se 3 gradi di libertà mi bastano per utilizzare questa figura. Vediamo una cosa. Ora salviamo un secondo. Mettiamo in vista top. E spostiamo, vincoliamo questo centro a questo punto. Bene, abbiamo spostato la nostra misura. Allora, 28 e 21, abbiamo questi gradi qua che non mi piacciono, vedete? 28 e 21, 28 e 4 è l'apertura di questi. Io li porterei tutti e due a 28 e 3 volendo. Ci incasiniamo un po' la vita. Schizzo sottovincolato con un grado di libertà, perfetto. - 28,3. No, non mi piace. Chiudiamo il nostro sketcher, eccolo qua. Andiamo in part e creiamo un solido alto 1 mm. Oh, perfetto. Visualizziamo l'origine degli assi. Dov'è l'origine degli assi? Visualizza origine degli assi. Applica, ok. Eccola lì, perfetto. Ora andiamo a creare i tre fori. I tre fori, qua ormai siamo esperti, andiamo a crearci un cilindro. Abbiamo tre estrusi, proviamo a toglierli dalla vista questi. Perfetto, quindi o gli cancelliamo questi, e questo è il nostro estruso principale, quindi questi o li cancelliamo, possiamo cancellarli, eccoli lì. Cilindro, cilindro, diametro 9, quindi raggio 9 fratto 2. Prendiamo l'estruso, il tasto CTRL e il cilindro, sottrazione di forme, eccolo qua.
Bene, cilindro, diametro 6,5, quindi 6,5 fratto 2, lo copiamo, lo incolliamo e lo spostiamo, placement, posizione, x 16, x meno 16. L'estruso, tasto CTRL, sottrazione di forma, l'estruso, tasto CTRL, sottrazione di forma. Ed ecco che abbiamo fatto la nostra flangetta. Cosa notiamo? Notiamo che la nostra flangetta non è proprio centrata. Ora andiamo a prendere il nostro estruso e ruotiamolo rispetto all'asse Z di qualche grado. Sbagliato. Vedete che è centrato adesso. Questo cosa vuol dire? Che se noi andiamo andiamo a allargare, diciamo, la nostra forma principale, quindi ad estendere la radice di tutto ciò che abbiamo fatto, possiamo andare a modificare solo una forma e la forma risultante ne verrà automaticamente modificata. Questo è molto interessante, per quale motivo ve lo spiegherò ora. Salviamo questa forma, andiamo a vedere il cylinder piping tube glance, vediamo, quindi cylinder piping tube glance, eccolo qua, è lei. Premiamo F2, CTRL C, facciamo, dopo aver già salvato con il nome precedente, facciamo file, salva con nome, incolla, invio. Perfetto, ora abbiamo modificato il nome secondo questo prodotto che ha una base alta 6 mm. Allora noi cosa facciamo? Siccome i nostri cilindri sono già alti 10, andiamo a modificare il nostro estruso a 6 mm. Tac, in un secondo noi abbiamo creato il nostro estruso, al quale andremo ad aggiungere un cilindro diametro 18, quindi raggio 9, alto 15-6, 9 a sua volta, e lo posizioniamo a Z9 a sua volta, 6, pardon. Dopodiché facciamo copia cilindro, incolla cilindro, diametro 6, quindi raggio 12, prendiamo il cilindro col diametro maggiore, tasto CTRL, cilindro col diametro minore, sottrazione di forme, forma risultante più base, unione di forme, tac. Come vedete abbiamo fatto file, dai, facciamo che farci qualche smussetto laddove conta, e gli diciamo fammi uno smusso di 2 centesimi, di 2 decimi. Perfetto, la nostra forma è fatta. Modifica, anzi file, salva, andiamo a vedere l'altra forma che è questa. Ok, quindi questo è il Pippen Collector Glance, quindi andiamo qua, eccolo qua, F2, facciamo copia, file,
salva con nome, incolla. Ora torno indietro di ciò che ho fatto, quindi tolgo gli smussi, tolgo l'unione di queste due forme, questa, pardon, modifica, quella interna la cancello perché non mi serve. Ora, come vedete, io ho questo. Cosa faccio? Vado a, fin qua è tutto uguale, a copiare questo cilindro e gli vado a dire che ha un bel raggio di 6 mm. Pardon, prima lo devo copiare, lo devo incollare, eccolo qua, gli vado a dire che ha un raggio di 6 mm e la sua altezza, che ora è 9, diventerà 15 e 21, 6, 15 mm. Ok? Lo vado a copiare, copia, incolla e questo invece sarà 4,5. Ok? Prendo questi due cilindri col tasto CTRL, li unisco, prendo l'unione, il cilindro interno lo sottraggo, come vedete ora il foro è contiguo, e unisco le due forme cut. Ora vado a crearmi un po' di comodi smussi. Sempre a 2 decimi. Perfetto, praticamente partendo da un particolare, cioè questo, abbiamo estruso la nostra base, aggiunto quanto ci serve e modificato il risultante per ottenere alla fine 3 prodotti minimizzando gli sforzi. Quindi quando si fanno più codici, se sono legati tra loro, perché non sfruttare questa caratteristica programmando i disegni in sequenza con FreeCAD, ma con tutti i CAD e i modellatori in 3D, questo è fattibile. Bene, interromperei il video per ora e vi aspetto alla prossima, diciamo, puntata per fare gli altri elementi di questo piccolo insieme e unirli in un'unica geometria. Grazie per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.